Ragazzi, se come me siete ossessionati dall'overdrive dovete assolutamente ascoltare questi 4 suoni. Sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e in questo video vi spiego le numerose possibilità sonore di un overdrive e perché dovreste usarle anche voi. Ringrazio tantissimo Brian Wampler per avermi inviato il loro modello di punta, il Tumnus Deluxe, uno dei più riusciti cloni del famoso e costosissimo Clone Centaur. Ma prima di sentirlo vi ricordo che trovate sempre il link in descrizione. Se non avete mai suonato un Centaur originale, tranquilli, neanche io l'ho mai fatto, anche perché se ne trovano pochissimi in giro. Non tutti i modelli originali suonano uguali e soprattutto il loro prezzo sul mercato dell'usato ha raggiunto delle cifre praticamente folli da collezionisti e se non siete John Mayer o Joe Perry difficilmente spenderete quelle cifre. Per fortuna però ho qui con me il Tumnus Deluxe, la versione più ricca con il quale vi mostrerò i 4 possibili suoni che sono usatissimi in tantissimi generi, dal blues al rock al pop. Wampler ha ricreato in maniera meticolosa il clean overdrive più iconico della storia, ma ampliando però le sue possibilità per renderlo ancora più versatile. E Brian Wampler si è spinto oltre, offrendo quindi una serie di possibilità e flessibilità timbriche che non sono presenti nel pedale originale e ha utilizzato per scelta solo componentistica moderna e di alta qualità. In questa sua reinterpretazione possiamo scegliere infatti di avere più guadagno e un maggior controllo sul suono rispetto al Centaur originale. I tipici usi di un overdrive come questo sono essenzialmente 3, ossia come un clean boost per dare più spinta agli altri pedali in catena, come un boost leggermente più sporco per saturare anche l'amplificatore e come un overdrive più o meno spinto. I controlli sono molto semplici, in alto ci sono i potenziometri di bassi, medi e alti e le basse e medie frequenze sono controlli attivi. In basso invece troviamo il controllo di gain per usarlo al minimo come un semplice boost o alzandolo per usarlo come overdrive. Abbiamo poi il controllo di volume e uno switch che rende ancora più hot, come direbbero gli americani, il vostro suono, dando una maggiore distorsione. Il pedale è true bypass, ma spingendo questo pulsantino sulla destra inseriamo il buffer e il pedale è alimentato con un classico alimentatore a 9 volts che non è incluso. Vediamo quindi 4 impostazioni tipiche dell'overdrive usando proprio questo pedale. Il classico suono Centaur, un leggero boost per esaltare sensibilmente i single coil, Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, comprate un Centaur originale e tiratelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio! Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Un suono overdrive ricco e caldo. E infine un suono high gain.
fondamentale sapere come controllare i parametri di un overdrive per ottenere il suono che abbiamo in testa. Se vuoi approfondire ti suggerisco il mio corso Suoni ed Effetti in 2 volumi, dove ti insegno come funzionano i 16 effetti più comuni, più utilizzati sulla chitarra, e come creare 29 catene effetti adatte a qualsiasi genere. Ti lascio sempre il link qui sopra e in descrizione. Oltre al suono incredibile di questo overdrive, ho apprezzato molto la disposizione dei jack d'ingresso e uscita sulla parte superiore, che permette di risparmiare tantissimo spazio in pedaliera. Ottima scelta, Brian. Questo pedale è sicuramente uno dei cloni più versatili del Centaur, sia che vogliamo usarlo come boost che come overdrive anche piuttosto spinto. Le basse frequenze sono sempre presenti per un suono caldo, e avere la versatilità dell'equalizzatore e di questo switch high gain è assolutamente un valore aggiunto. Il prezzo è di circa 220 euro, in linea con pedali di fascia alta made in USA, e vi lascio come sempre il link in descrizione. Voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo overdrive, se lo avete provato, se avete delle alternative, e lasciatemi un commento qui sotto come al solito che non leggerò. E se volete approfondire il discorso sul suono e sugli effetti, non perdetevi assolutamente il video qui sopra. Ciao ragazzi, buona musica!